Immagina per un attimo che la morte non sia la fine, ma solo un varco. Ti si chiudono gli occhi per l'ultima volta e poi, senza capire come, ti ritrovi in un luogo che non somiglia a niente di ciò che conosci. Non c'è luce, non c'è tempo e soprattutto non c'è nessuno a spiegarti cosa sta succedendo. Davanti a te si apre un percorso fatto di porte da attraversare e sentieri invisibili e ogni passo sembra portarti più lontano dal mondo dei vivi. Il problema è che non sei solo. Ci sono presenze che ti osservano, guardiani con volti animaleschi, divinità che non puoi ingannare e creature pronte ad approfittare di ogni tua incertezza. E in quel momento ti rendi conto di una cosa terribile. Non basta essere morto per andare oltre. Devi superare prove, riconoscere nomi, pronunciare formule esatte e dimostrare di meritarti un posto nell'eternità. Perché secondo gli antichi egizi, l'aldilà non era un premio automatico, era una strada pericolosa, piena di ostacoli, dove bastava un errore per sparire per sempre. Ecco perché nelle tombe accanto al corpo veniva lasciato qualcosa di fondamentale, un insieme di testi e incantesimi pensati per proteggere l'anima, guidarla e dargli gli strumenti per non perdersi. Noi oggi lo chiamiamo Libro dei Morti, ma in realtà era molto più di un libro. Era un manuale di sopravvivenza per l'eternità. E oggi scopriremo cosa contiene davvero, perché gli egizi lo consideravano indispensabile e soprattutto cosa accadeva nel momento più importante di tutti, quando il destino del defunto veniva deciso davanti a una bilancia e il suo cuore veniva pesato come se fosse la prova definitiva di ciò che era stato in vita. Prima di iniziare, chiariamo una cosa. Quando sentiamo dire Libro dei Morti, è facile immaginare un volume oscuro, magari pieno di segreti proibiti o rituali da film horror. In realtà è qualcosa di molto diverso. Il Libro dei Morti non era un libro unico, con un autore e un titolo ufficiale come i libri moderni. È un nome che gli studiosi hanno dato molto più tardi per indicare una raccolta di testi funerari dell'antico Egitto. Formule, preghiere e incantesimi scritti per aiutare una persona a superare il viaggio nell'aldilà. Gli egizi lo chiamavano in modo molto più poetico, qualcosa che possiamo tradurre come uscire alla luce del giorno. E questa frase dice già tantissimo perché per loro la morte era una fase di passaggio, non buio eterno, ma la possibilità di rinascere, se eri in grado di farlo. Questi testi iniziano a diffondersi soprattutto durante il Nuovo Regno, quindi parliamo di un'epoca che va grosso modo dal 1500 a.C. in poi, e rimangono in uso per secoli, attraversando dinastie, cambiamenti politici, invasioni, senza perdere importanza. Una cosa fondamentale è questa: non esisteva una versione ufficiale del Libro dei Morti. Ogni papiro poteva essere diverso, più lungo, più corto, con formule selezionate apposta per quella persona. Era come un kit di sopravvivenza personalizzato per affrontare l'aldilà. E proprio per questo, per capire davvero cos'è il Libro dei Morti, dobbiamo immaginare l'aldilà egizio non come una leggenda vaga, ma come un mondo dettagliato, regolato da leggi precise, dove la magia delle parole era tutto. Quando diciamo Libro dei Morti, rischiamo subito di immaginare un oggetto preciso. Un volume, una copertina, un testo ordinato dall'inizio alla fine come un romanzo. In realtà gli egizi non lo avrebbero mai pensato in questo modo, perché il Libro dei Morti non nasce come un libro unico, ma come una raccolta di formule e capitoli che potevano cambiare da persona a persona. Era qualcosa di molto più pratico che letterario, quasi come se fosse una cassetta degli attrezzi spirituale, dove ogni formula aveva una funzione specifica. Proteggere, aprire passaggi, respingere pericoli, ottenere il favore degli dei e soprattutto garantire che l'anima potesse arrivare fino alla fine del viaggio. Il modo più comune in cui lo troviamo oggi è su lunghi papiri, spesso decorati con disegni e scene simboliche, ma non era l'unico supporto.
alcune formule potevano essere scritte direttamente sui sarcofagi, sui muri delle tombe, su oggetti funerari oppure sui bendaggi. Questo ci dice una cosa importante. Non era un testo da leggere per curiosità o intrattenimento, ma un oggetto pensato per accompagnare il defunto come una presenza costante, quasi come se le parole scritte dovessero restare attive e lavorare per lui. E qui entra in gioco una delle idee centrali della religione egizia. Per loro la parola non era soltanto comunicazione, la parola era potere. Scrivere un nome significava renderlo presente. Pronunciare una formula significava farla accadere. Conoscere un termine segreto significava poter dominare qualcosa che altrimenti ti avrebbe schiacciato. In un aldilà pieno di guardiani e passaggi invisibili, sapere cosa dire al momento giusto era la differenza tra andare avanti e venire distrutto. Non a caso molti capitoli del Libro dei Morti funzionavano come vere e proprie istruzioni. Spiegavano come trasformarsi, come attraversare luoghi ostili, come ottenere protezione, come evitare trappole spirituali. Alcune formule erano pensate per mantenere integro il corpo nell'aldilà, altre per impedire che l'anima venisse confusa o smembrata, altre ancora per far sì che il defunto venisse riconosciuto come giusto, degno di proseguire. Il punto non era diventare immortale in automatico, ma costruirsi l'immortalità passo dopo passo. E un'altra cosa sorprendente è che questo libro non era sempre uguale. Non esisteva una versione standard obbligatoria, perché chi lo commissionava poteva scegliere quale formule inserire. Più eri ricco, più potevi permetterti un papiro lungo, pieno di capitoli e immagini, scritto da scribi esperti. Se invece avevi meno risorse, potevi avere una versione più breve, magari solo con le formule considerate indispensabili. In un certo senso il Libro dei Morti era anche uno specchio sociale. Raccontava la spiritualità egizia, ma ci parla anche di status, denaro, prestigio e dell'importanza enorme che veniva data alla preparazione della morte. E forse è proprio questo che lo rende così affascinante ancora oggi. Il Libro dei Morti non è soltanto un testo religioso, ma una finestra su una mentalità in cui la morte non era un evento improvviso da temere e basta. Era qualcosa che si studiava, si pianificava, si preparava con cura, perché l'aldilà non era una leggenda, era una destinazione reale, un mondo con regole precise, e il defunto doveva presentarsi pronto. E ora che sappiamo cosa fosse davvero questo manuale per l'eternità, possiamo capire la domanda successiva, che è anche la più importante. Perché serviva così tanto? Cosa immaginavano davvero gli egizi quando parlavano di anima, di vita dopo la morte e di viaggio nell'oscurità? Per capire davvero perché il Libro dei Morti fosse così importante, dobbiamo fare un passo indietro e guardare la morte con gli occhi di un antico egizio, perché la loro visione era molto diversa dalla nostra. Oggi spesso pensiamo alla morte come a un momento netto, una linea di confine. Prima c'è la vita e dopo, nella maggior parte dei casi, c'è un mistero. Gli egizi invece non vedevano la morte come un buco nero, ma come una trasformazione, una fase di passaggio che poteva portare a una nuova forma di esistenza. Il problema è che questo passaggio non era garantito, era possibile fallire. Ed è proprio qui che nasce l'ansia, la cura e l'ossessione per la preparazione funeraria. Nella religione egizia l'essere umano non era composto soltanto da un corpo e un'anima, ma da più parti che dovevano rimanere in equilibrio affinché la persona potesse continuare a esistere. Il corpo, naturalmente, era fondamentale. Non era un semplice involucro, ma un punto di riferimento, qualcosa che l'anima doveva poter riconoscere. È anche per questo che la mummificazione non era una tradizione macabra, ma un gesto carico di significato. Conservare il corpo significava assicurare che l'identità non si dissolvesse. Accanto al corpo c'era il Ka, che potremmo descrivere come una forza vitale, una sorta di energia personale che continuava ad aver bisogno di nutrimento anche dopo la morte. È una delle ragioni per cui le tombe venivano riempite di offerte, cibo, bevande e oggetti.
Non era solo simbolismo, era la convinzione che quella parte dell'essere umano dovesse essere sostenuta, alimentata, mantenuta. Poi c'era il Ba, spesso rappresentato come un uccello con testa umana. Il Ba era la personalità, il carattere, ciò che rendeva una persona unica. E la cosa interessante è che gli egizi immaginavano il Ba come qualcosa di dinamico, capace di muoversi. Poteva uscire dalla tomba, visitare luoghi, tornare indietro. Ma per farlo in sicurezza doveva sapere dove andare, come orientarsi, come non essere catturato o confuso. Non era un viaggio romantico, era un movimento pieno di pericoli, perché nell'aldilà non esisteva un'unica strada e non tutto ciò che incontravi era benevolo. L'obiettivo finale era diventare un Ak, cioè una forma di esistenza trasfigurata, luminosa, efficace, quasi divina. L'Ak era la sopravvivenza completa, la versione eterna dell'individuo. Però non bastava desiderarlo, era una conquista. Dovevi superare prove, dimostrare di meritare quel destino e soprattutto mantenere intatta la tua identità durante il processo. Perché il rischio più grande, più ancora della sofferenza, era la dissoluzione, essere dimenticato, spezzato, annullato. Ecco perché il libro dei morti non era una superstizione marginale, ma una necessità. Era il modo con cui gli egizi provavano a controllare l'incontrollabile. Di fronte a un aldilà pieno di porte, divinità e leggi misteriose, l'unica forma di difesa era la conoscenza. Sapere cosa dire, sapere cosa fare, sapere chi incontravi. Ed è qui che la storia diventa ancora più affascinante, perché il viaggio nell'aldilà per gli egizi non era una passeggiata nell'ombra. Era un attraversamento vero e proprio, con regioni da superare, ostacoli da evitare e guardiani da convincere. Un percorso dove ogni passaggio poteva chiederti una risposta precisa, come se ti trovassi davanti a un sistema di sicurezza spirituale che si apriva soltanto con le parole giuste. E il libro dei morti, in fondo, serviva a questo, non a consolare ma a guidare, non a raccontare ma a proteggere, non a celebrare i morti ma a dare loro una possibilità. E adesso che abbiamo capito cosa significava morire per gli egizi, possiamo finalmente entrare nella parte più visiva e inquietante di tutta questa storia. Il viaggio vero e proprio, quello che cominciava dopo il funerale, quando il defunto si trovava davanti alle prime porte e capiva che l'aldilà non era un posto in cui entrare, ma un luogo da conquistare. A questo punto bisogna immaginare l'aldilà egizio in un modo molto diverso da come spesso lo rappresentiamo oggi. Non era un unico regno dei morti indistinto, dove tutto accade in una nebbia eterna. Era un luogo strutturato, quasi geografico, pieno di percorsi, regioni, passaggi e confini. E soprattutto era un mondo sorvegliato. L'idea centrale era che l'eternità non fosse un diritto automatico, ma qualcosa che andava guadagnato attraversando un percorso pieno di ostacoli. Il defunto, secondo molte tradizioni e testi, iniziava un viaggio che lo portava lontano dal mondo dei vivi, verso un territorio popolato da divinità, spiriti e creature, che non erano necessariamente malvagie, ma che non avevano alcun motivo per essere indulgenti. In quel mondo non esisteva la pietà nel senso umano del termine. Esistevano regole, equilibri e verità che non potevano essere infranti. Se non eri preparato, venivi fermato. Ed è proprio qui che il libro dei morti diventa più di un testo religioso. Diventa un mezzo concreto per attraversare un sistema di prove. Molte formule erano pensate per situazioni specifiche, come se qualcuno avesse già esplorato quei luoghi e avesse lasciato una mappa scritta per non far perdere chi sarebbe venuto dopo. Non è un caso che alcune parti sembrino quasi tecniche, con istruzioni minuziose e parole da pronunciare esattamente, perché nell'aldilà la precisione era tutto. In molte descrizioni il defunto si trovava davanti a porte sorvegliate da guardiani e figure inquietanti, spesso con caratteristiche ibride, teste animali, corpi umani, occhi spalancati, armi o strumenti rituali. Ogni guardiano non era soltanto una minaccia fisica, ma un ostacolo spirituale,
come se rappresentasse un principio: la paura, la menzogna, l'impurità, la dimenticanza. E per superarlo non bastava la forza, perché nell'aldilà la forza non valeva nulla, valeva la conoscenza. C'è un dettaglio particolarmente affascinante in tutto questo. In molti passaggi non era sufficiente chiedere di passare, bisognava dimostrare di essere autorizzati, e spesso l'autorizzazione consisteva in una cosa estremamente egizia: conoscere il nome. Conoscere il nome di un dio, di un guardiano o di una porta non era un'informazione, era un potere, era come avere una chiave. Senza il nome giusto, la porta restava chiusa, il passaggio diventava impossibile e l'anima rischiava di restare intrappolata. Ecco perché numerose formule del Libro dei Morti sono costruite come dichiarazioni, frasi che il defunto doveva pronunciare per identificarsi, per dire chi era, per rivendicare il proprio posto. Non era soltanto fede, era un atto di riconoscimento, un modo per dire: io appartengo a questo ordine cosmico, io conosco le leggi, io non sono uno spirito smarrito. Ma il viaggio non era fatto solo di porte. In certi testi si parla di fiumi, regioni oscure, sentieri pericolosi e perfino creature pronte a distruggere l'anima o a confonderla. Alcuni mostri e spiriti erano descritti come divoratori. Il loro compito non era punire, ma annullare, cancellare la persona. E per gli egizi questa era la condanna peggiore, perché significava non solo morire, ma essere privati dell'eternità, dissolversi nel nulla. In questo contesto l'aldilà sembra quasi un grande meccanismo di selezione, un luogo dove ogni errore si paga carissimo e dove la preparazione è l'unico vantaggio possibile. Non sorprende quindi che molte famiglie, per generazioni, investissero risorse enormi in tombe, rituali e testi. Non era un'ostentazione, era una forma di assicurazione spirituale. E più il viaggio si avvicinava al punto decisivo, più diventava evidente che non si trattava soltanto di superare ostacoli esterni. L'aldilà egizio era anche un percorso morale. Non bastava evitare i pericoli, bisognava dimostrare di essere degni, e tutto culminava in un momento preciso, il più famoso e il più inquietante, quello che ancora oggi viene rappresentato in papiri e affreschi con una scena chiarissima: una bilancia, una piuma e un cuore. Perché alla fine di quel percorso non ti aspettava una porta qualunque, ma un tribunale divino. E lì non bastava conoscere incantesimi. Lì veniva pesato ciò che eri stato davvero. Dopo tutte le porte attraversate, dopo i pericoli evitati e le formule pronunciate nel modo giusto, arriva un punto in cui non conta più quanto sei stato bravo a orientarti nell'oscurità, né quante parole segrete conosci. Arriva il momento in cui l'aldilà smette di essere un labirinto e diventa un tribunale. È qui che, nella visione egizia, il defunto si presenta davanti agli dei per affrontare la prova più importante, quella che decide se avrà accesso alla vita eterna oppure se verrà cancellato per sempre. La scena è talmente famosa che ancora oggi basta vederla una volta per ricordarla. Una sala solenne, figure divine disposte come giudici e al centro una bilancia. Ma il punto più disturbante è ciò che viene messo su quel piatto. Perché non si tratta di un oggetto simbolico o astratto, è il cuore del defunto. Non nel senso romantico, non come metafora sentimentale, ma come sede reale della coscienza e della verità. Per gli egizi non era il cervello a contenere il pensiero profondo dell'uomo, era il cuore. Era lì che vivevano le intenzioni, le colpe, le scelte e persino ciò che una persona diceva a se stessa quando nessuno la stava guardando. Sull'altro piatto della bilancia veniva posta una cosa piccolissima e quasi fragile: la piuma di Ma'at, la divinità e il principio dell'ordine cosmico, della giustizia, dell'equilibrio. In pratica quella piuma rappresentava la misura perfetta della verità. Qualcosa di leggero perché puro, stabile perché giusto. Il cuore invece era un peso reale e poteva diventare troppo pesante se la persona aveva vissuto in modo disonesto, crudele, egoista o senza rispetto per l'ordine del mondo. E qui c'è un dettaglio inquietante. Il cuore
non poteva mentire. Non era un interrogatorio in cui inventi una scusa convincente, era una pesatura, una verità fisica. Se il cuore risultava più pesante della piuma, significava che dentro quella persona c'era troppo caos, troppa colpa, troppa impurità. E allora la sentenza era immediata. Accanto alla bilancia, infatti, attendeva una creatura che sembra uscita da un incubo. Si chiamava Ammit e non era una divinità completa, ma un mostro composto dalle parti degli animali più temuti dell'Egitto. Aveva aspetti di coccodrillo, leone e ippopotamo. Non era una torturatrice, non era un demonio che ti avrebbe fatto soffrire eternamente. Faceva qualcosa di molto più definitivo. Divorava il cuore e divorando il cuore, divorava la persona. Non c'era inferno e non c'era redenzione, perché per gli egizi la punizione peggiore non era soffrire, ma cessare di esistere. Se invece il cuore era leggero quanto la piuma o comunque in equilibrio, la scena cambiava completamente. Il defunto non veniva perdonato, perché non era un concetto di perdono nel senso moderno. Veniva riconosciuto come giusto, in armonia con l'ordine cosmico. Ed era allora che poteva avvicinarsi al dio Osiride, signore dei morti e dell'oltretomba, e ottenere accesso a una nuova forma di vita. Un'eternità fatta non di immobilità, ma di continuità. Un mondo perfetto e fertile, spesso descritto come i campi di Yaru, una sorta di Egitto ideale dove il defunto poteva lavorare, vivere, coltivare, amare e godere di ciò che aveva conosciuto in vita, ma senza dolore e senza fine. Ed è qui che il libro dei morti torna in scena, perché alcune delle formule più importanti riguardano proprio questo momento. In certi capitoli il defunto doveva presentarsi dichiarando la propria purezza, elencando ciò che non aveva fatto, mostrando di non essere un elemento di disturbo per l'equilibrio del mondo. Questa parte è spesso chiamata confessione negativa, ed è come se il defunto affermasse davanti ai giudici divini di non aver rubato, di non aver mentito, di non aver ucciso ingiustamente, di non aver profanato, di non aver abusato del potere. Ma attenzione, non era una semplice lista morale. Era una formula rituale per affermare la propria identità e la propria appartenenza a Ma'at, all'ordine. Era il tentativo di rendere il cuore leggero, di essere finalmente degni della luce. Ed è proprio questo che rende l'intera scena così potente, persino oggi, perché al centro non c'è la magia spettacolare, non c'è il mostro, non c'è l'esotismo. C'è una domanda profondissima che attraversa i millenni. Quando non puoi più fingere, quando non puoi più nasconderti e nessuno può mentire al posto tuo, quanto pesa davvero ciò che sei stato? Dopo aver attraversato il viaggio nell'aldilà e aver assistito al momento decisivo della pesatura del cuore, viene naturale chiedersi: ma questo libro dei morti, concretamente, com'era? Che forma aveva davvero questo manuale che doveva accompagnare un'anima fino all'eternità? La risposta è che nella maggior parte dei casi si trattava di un papiro, spesso lungo diversi metri, arrotolato con cura e deposto nella tomba o vicino al sarcofago. Non era un oggetto qualsiasi, era un documento prezioso, costruito con la stessa attenzione con cui oggi qualcuno preparerebbe qualcosa di indispensabile per un viaggio senza ritorno. E infatti, in un certo senso, lo era. Quando immaginiamo un papiro del libro dei morti, dobbiamo pensarlo come un insieme di testo e immagini che lavorano insieme. La scrittura può apparire elegante e compatta, ma non è sempre in geroglifici come le immaginiamo sulle piramidi. Spesso veniva usata una scrittura più rapida e pratica, chiamata ieratico, perché era fatta per essere tracciata dagli scribi in modo scorrevole. A intervalli regolari potevano comparire titoli, separazioni, formule diverse, quasi come capitoli indipendenti che si succedono. E poi ci sono le immagini, che non erano una decorazione secondaria, ma un vero linguaggio. Le figure illustravano momenti chiave del viaggio: il defunto che incontra dei e guardiani, le divinità protettrici, la famosa scena della bilancia, oppure scene in cui l'anima viene guidata verso Osiride. Queste immagini avevano un valore potentissimo, perché nel pensiero egizio rappresentare qualcosa significava, in un certo senso, renderlo reale. Era come se quelle scene avessero il compito di ancorare il destino del defunto, fissandolo nella forma giusta.
Un aspetto sorprendente è che molti papiri erano in parte standardizzati. Alcuni scribi usavano modelli già pronti e lasciavano spazi vuoti per inserire il nome del defunto, così da personalizzare il testo. Questo ci fa capire che il Libro dei Morti non era sempre il risultato di un'opera unica e irripetibile, ma poteva anche essere prodotto da laboratori specializzati, quasi come un prodotto di lusso commissionato in base alle possibilità economiche. E sì, anche il costo contava. Un papiro lungo, pieno di formule e immagini dettagliate, realizzato da scribi esperti, poteva essere un oggetto estremamente caro. Per molte famiglie era un investimento enorme, ma era un investimento con un significato diverso da quello che diamo oggi al denaro. Non era una spesa per apparire, ma per garantirsi la sopravvivenza eterna. Più il testo era completo, più il defunto aveva protezioni, alternative, formule utili in caso di pericolo. Possiamo quindi immaginare il Libro dei Morti come un equipaggiamento spirituale. Più era ricco, più ti dava possibilità. E anche quando era più semplice, più breve, più essenziale, restava comunque un oggetto sacro, perché conteneva la cosa che per gli egizi era più preziosa di qualunque metallo: le parole capaci di cambiare il destino. Ed è qui che diventa chiaro un dettaglio fondamentale. Il Libro dei Morti non era un testo astratto, da interpretare. Era un oggetto da usare, un mezzo concreto che doveva funzionare, che doveva proteggere, che doveva aprire strade e respingere ciò che minacciava l'anima. Ed è anche per questo che ancora oggi molti di questi papiri sembrano quasi moderni nella loro intenzione. Non raccontano soltanto un mito, ma cercano di risolvere un problema reale e universale, quello di affrontare la morte senza essere annientati. E forse proprio perché era così pratico e così umano, nel tempo, intorno al Libro dei Morti sono nati molti equivoci. E infatti, prima di chiudere, vale la pena fermarsi su alcune idee sbagliate che ancora oggi circolano e che trasformano questo testo in qualcosa che non è mai stato. Quando si parla del Libro dei Morti, è molto facile che scatti un'immaginazione cinematografica. Un tomo maledetto, formule oscure, rituali proibiti e magari qualche maledizione pronta ad abbattersi su chi lo legge. È un'idea che arriva soprattutto dalla cultura pop, dai film, dai romanzi, perché l'Egitto antico è stato spesso trasformato in una scenografia perfetta per storie di mistero e orrore. Ma la realtà è più interessante, proprio perché è più concreta e più umana. La prima cosa da chiarire è che il Libro dei Morti non era mai stato pensato come qualcosa di pericoloso per i vivi. Non era un testo da nascondere, né una raccolta di magia nera. Era un testo religioso e funerario. Il suo scopo non era evocare morti o portare sfortuna, ma aiutare il defunto a non perdersi. Se vogliamo usare un paragone moderno, non era un libro maledetto, era una guida di viaggio, solo che il viaggio era l'eternità. Un altro equivoco molto comune riguarda l'idea della maledizione. Le storie sulle tombe egizie maledette sono celebri, ma il Libro dei Morti non nasce per colpire chi entra in una tomba. È vero che esistono testi egizi che minacciano profanatori e ladri, ma il Libro dei Morti ha un'energia opposta. Non respinge il mondo, ma protegge un individuo. Parla a dei e guardiani, non agli intrusi. Poi c'è l'errore più spettacolare di tutti, quello che ha influenzato un intero immaginario moderno. L'idea che l'Egitto sia ossessionato dai morti che ritornano, come se le mummie fossero una specie di zombie. Anche questo è un fraintendimento. La mummificazione non nasce per rianimare il corpo nel senso fisico, nasce per impedire che l'identità si disgreghi. Gli egizi non volevano un ritorno nel mondo dei vivi, volevano una continuità oltre il mondo dei vivi. Era una differenza enorme. E in questo contesto il Libro dei Morti non è un testo per riportare qualcuno indietro, ma per aiutarlo ad andare avanti, verso uno stato più alto e stabile. In alcuni capitoli, per esempio, il defunto viene descritto come qualcuno che può trasformarsi, assumere forme diverse, diventare un uccello, un fiore di loto, un essere luminoso. Queste immagini possono sembrare strane a noi, ma per gli egizi erano un modo per dire che l'anima doveva diventare flessibile, capace di adattarsi e sopravvivere, proprio come un viaggiatore che cambia abiti e strumenti a seconda dei luoghi che attraversa.
E c'è una curiosità ancora più sorprendente. Il libro dei morti non era solo un testo serio e solenne, ma in certi casi conteneva formule che sembrano quasi nate da un senso molto pratico della paura. Non paura come panico irrazionale, ma paura concreta, quella di smarrirsi, di perdere il proprio nome, di essere dimenticati, di non riconoscersi più. Molti incantesimi infatti non chiedono ricchezza o potere, ma chiedono semplicemente una cosa: restare interi. Perché se c'è un filo che attraversa tutto il libro dei morti, è questo. La paura più grande non era morire, era non continuare, era essere cancellati. E quando lo guardiamo così, improvvisamente questo testo non sembra più lontano ed esotico, diventa qualcosa che parla di noi. Perché sotto la superficie degli dei con teste animali e delle formule rituali si nasconde un bisogno universale, quello di non sparire nel nulla, di lasciare un segno e di credere che ci sia un modo, una strada, una possibilità per oltrepassare la fine. E forse anche per questo che dopo migliaia di anni il libro dei morti continua a farci domande. Non perché sia oscuro, ma perché è troppo umano per essere ignorato. Quando pensiamo all'antico Egitto, è facile restare affascinati dalla superficie. Le piramidi, le mummie, i geroglifici, le divinità con teste animali. Ma il libro dei morti, più di ogni altro oggetto, ci costringe ad andare oltre l'estetica e a entrare nella mentalità profonda di quella civiltà. Perché non è soltanto un reperto archeologico, è una testimonianza intima di ciò che gli egizi temevano, di ciò che desideravano e di ciò che speravano. La cosa più importante che ci lascia è una verità semplice. Per loro la morte non era un evento passivo, non era un buco nero dove si cade senza poter fare nulla. Era un processo, un viaggio, una prova. E questa idea, se ci pensi, è potentissima perché trasforma alla fine in qualcosa di narrabile e in qualche modo anche affrontabile. È come se gli egizi avessero provato a dare alla morte una struttura, un ordine, un percorso, non per eliminarla, ma per renderla meno incomprensibile. E poi c'è l'altro aspetto, forse ancora più universale. Il libro dei morti ci mostra una civiltà che cercava disperatamente di proteggere l'identità. L'incubo più grande non era la sofferenza eterna, come in certe visioni successive dell'aldilà, ma la cancellazione, la dissoluzione, l'oblio. In una cultura in cui il nome era parte della persona, essere dimenticati significava morire davvero. E allora capiamo perché le tombe erano piene di iscrizioni, perché le formule erano ripetute, perché ogni parola veniva trattata come se potesse salvare. In fondo era un modo per dire: io sono esistito e continuerò a esistere. E questa ossessione per la memoria, per la continuità, ha attraversato i secoli. In modo diverso ovviamente, ma non è scomparsa. Ancora oggi abbiamo bisogno di raccontarci che la morte non può essere solo la fine. E anche se non usiamo papiri e incantesimi, facciamo qualcosa di simile. Lasciamo tracce, scriviamo, registriamo, costruiamo, tramandiamo, cerchiamo un senso, cerchiamo di restare. E forse è proprio per questo che il libro dei morti continua a vivere nell'immaginario moderno, non soltanto come oggetto misterioso, ma come simbolo, il simbolo di una domanda che non smette mai di tornare, anche quando cambiano le religioni e le epoche. Se davvero esiste un dopo, come facciamo ad attraversarlo senza perderci? Gli egizi avevano la loro risposta: preparazione, parole, conoscenza, verità e soprattutto una certezza: non si può entrare nell'eternità da impreparati. Alla fine il libro dei morti non è soltanto un reperto antico o una curiosità da museo. È la prova che migliaia di anni fa esistevano persone che si facevano le nostre stesse domande, con la stessa angoscia e lo stesso desiderio di trovare un senso. Magari usavano un linguaggio diverso, pieno di dei, simboli e formule magiche, ma sotto quella superficie c'era qualcosa di tremendamente familiare: la paura di scomparire e la speranza che da qualche parte esista una strada per continuare. Gli egizi avevano trasformato l'aldilà in un viaggio, e quel viaggio in un percorso che poteva essere affrontato con preparazione. Per loro le parole erano protezione,
La memoria era salvezza e la verità era l'unica cosa che nessun incantesimo poteva alterare. E forse il dettaglio più potente è proprio questo. Alla fine non conta la ricchezza, non conta quanto grande sia la tua tomba, non conta quante formule possiedi, perché arriva un momento in cui resta soltanto una domanda: quanto pesa il tuo cuore?